Quando l'anima è forte, tutto il mondo appare in una luce diversa. Se l'anima è malata, si ammalano anche il corpo e la mente, e quindi la vita diventa più difficoltosa. Così gli uomini dedicano tanto tempo e tante risorse a cercare di stare meglio fisicamente, avere più ricchezze, più comodità, case comode, auto sempre più veloci e confortevoli. Sono tutte cose che aiutano indubbiamente a vivere meglio, ma se possediamo tutte queste cose come se davvero fossero nostre, allora ne diventiamo prigionieri. Dobbiamo invece guardarle proprio come un prestito che ci è stato concesso da Dio, una benedizione che viene dall'alto. Allora non ne saremo prigionieri, ma ne saremo veramente i padroni. Se abbiamo una certa cosa, siamo felici. Se viene a mancare, siamo felici altrettanto. Una volta c'era Sant'Agostino, che era vescovo di Ippona, nel Nord Africa, vicino a Cartagine. Ecco che il vescovo veniva un po' considerato anche il capo della comunità cristiana, naturalmente. Era anche una specie di giudice, come avviene adesso nelle comunità musulmane, dove il codice è rappresentato dal Corano. Così andarono da Sant'Agostino due litiganti. Un loro parente era morto, aveva lasciato in eredità un vaso veramente preziosissimo e di un valore incalcolabile. Ognuno riteneva di avere diritto a questo vaso. Così andarono da Sant'Agostino per avere un giudizio. Sant'Agostino dice: bene, mettete questo vaso sul tavolo. E poi fece sedere questi due litiganti. Ecco che mentre erano lì che aspettavano che Sant'Agostino tornasse per dare il suo giudizio e ascoltarli, c'era una inserviente di Sant'Agostino, vescovo di Ippona, che faceva le pulizie della casa. Ecco che giunse nella stanza, si mise a fare le pulizie. Nel maneggiare questo vaso le scivolò dalla mano, cadde per terra, andò a 1000 pezzi. Questi due litiganti rimasero inorriditi, è stato distrutto un vaso di valore veramente inestimabile. Ecco, quando
Sant'Agostino rientrò, gli disse: allora che cos'era il vostro litigio? Dissero: avevamo portato qui un vaso di grande valore che era stato lasciato in eredità da un nostro parente. Ognuno disse appunto la sua ragione. Disse: ma che ne è del vaso di Sant'Agostino? Dissero: purtroppo la vostra inserviente l'ha fatto cadere, è andata in 1000 pezzi. Disse Sant'Agostino: adesso il vaso non ha mai avuto un valore così immenso. Infatti prima suscitava litigi, adesso invece non può più suscitare alcuna disputa, ha assunto il suo vero valore. Così sono le cose di questo mondo. La gente cerca di accumulare ricchezze, ma poi, quando le lasciano ai loro eredi, se le litigano in tribunale. Così c'era un poeta, Ugo Foscolo, diceva: io mi auguro che i miei eredi non raccolgano un'eredità di ricchezze, ma raccolgano l'eredità delle cose migliori che ho fatto, delle cose buone che sono riuscito a portare a termine durante le mie esistenze. Infatti morì povero. Che cosa lasciò? Lasciò dei versi bellissimi che ancora oggi vengono studiati nelle scuole. Quindi anche noi dobbiamo lasciare un'eredità simile. L'esempio della nostra vita. Diceva Ugo Foscolo: di liberal Carme l'esempio. Che i miei versi siano un esempio di libertà. Così le nostre parole, le nostre azioni, i nostri stessi pensieri devono essere la buona eredità di coloro che vengono dopo di noi. Il centro dell'uomo, appunto, questo compito di liberare gli spiriti umani in modo che diano un esempio di un autentico modo di vivere per la formazione di una società nuova. Così se gli uomini dedicassero al proprio spirito, come dicono i maestri, anche solo 1/10 del tempo che dedicano al proprio corpo e alla propria mente, il mondo sarebbe davvero un paradiso terrestre. Così i maestri ci chiedono più o meno 1/10, no, del nostro tempo, della nostra vita attiva da dedicare al nostro spirito. È l'unica cosa veramente preziosa che possiamo accumulare. C'era Taiji, la famosa governante del maestro, Kirpal Singh,
Volevo andare a trovare il maestro Kirpal Singh quando Savan, il loro maestro, ha trapassato. Ma venne a sapere che dedicava 5 o 6 ore al giorno almeno. E allora cosa disse Taiji? Andrò a trovarlo quando anch'io sarò capace di dedicare 5 o 6 ore al giorno. Quando Kirpal Singh fu iniziato, naturalmente era un discepolo speciale, chiese al proprio maestro: ma quante ore devo dedicare al giorno? A quell'epoca stava anche lavorando, era un impiegato statale e poi diventò un dirigente. Disse: devi dedicare almeno 4-5 ore al giorno e se puoi dedicare di più ancora meglio. Naturalmente lui era chiamato a un compito più elevato. Così quando Taiji riuscì a dedicare anche lei 4-5 ore al giorno, andrò a trovare il maestro Kirpal Singh, che era nel nord dell'India, sulle rive del Gange. Si dedicava alla meditazione, andava su un'isoletta e uno scoglio in mezzo al Gange e meditava ore e ore. E si diventa maestri dedicando tanto tempo, più tempo al nostro spirito che al nostro corpo. Ma la cosa meravigliosa è che possiamo fare questo anche mentre siamo impegnati nella vita di ogni giorno. Anzi, è proprio alternando preghiera, lavoro, meditazione, lavoro, che possiamo progredire in maniera armoniosa. Perché chi potrebbe meditare dalla mattina alla sera? Soltanto poche anime che hanno un passato straordinario possono farlo. Così alternando meditazione e lavoro, come in definitiva si fa qui al centro, allora possiamo progredire con regolarità, dare riposo alla nostra mente e attraverso attività quotidiane e concentrare, dare cibo al nostro spirito per mezzo della meditazione. Così il maestro ci porge il suo aiuto, è sempre con noi, non ci abbandona mai. Il potere di maestro, che non va confuso col suo corpo, è un potere onnipervadente. Prende dimora nel terzo occhio del discepolo, non lo abbandona mai. Quando ci leviamo al terzo occhio, vediamo la manifestazione del maestro, la manifestazione di Dio, che è luce, che è suono. Una volta c'era un topolino che viveva in una giungla. Era un posto molto pericoloso per lui. C'erano animali di ogni genere che minacciavano la sua stessa esistenza. Ecco che
c'era un leone, che è il re della foresta, e si era conficcata una spina in un piede e soffriva molto, non sapeva come levarsela. Ecco che vide lì, non molto distante, questo topolino. Sapeva che era un roditore, aveva denti capaci di svolgere lavori molto minuziosi. Lo chiamò e gli disse: ho una spina in un piede che mi fa un male terribile. Verresti qui a levarmela? Disse il topolino. Avvicinarsi a un leone non è mai una cosa troppo consigliabile. Dice: ma ti prometto una cosa che nessun altro ti potrebbe garantire. Sì, cosa mi prometti? Se mi levi questa spina, ti difenderò da tutti gli altri animali. Non avrai più nulla da temere qui nella giungla. Sarai sotto la protezione del re di tutti gli animali. Il topolino, un po' guardingo, si avvicinò coi propri denti, strappò questa spina dal piede del leone e poi scappò via. Si ritirò lì a debita distanza. Dice il re della foresta: ma cosa fai? Vieni qui, adesso sei sotto la mia protezione. Così quando c'era qualche pericolo, il topolino scappava fra le zampe del leone e nessuno riusciva a molestarlo. Così è il Maestro, se troviamo rifugio in Lui, tutte le vicissitudini, le pene, i dolori di questo mondo, gli attaccamenti, cessano gradualmente di tormentarci. È un rifugio sicuro. E la nostra vita diventa una vita al riparo da tutte le calamità di questo mondo. Ma naturalmente non possiamo stare sempre a contatto fisico col Maestro. Chi è che può farlo? Anche Baba Jaimal Singh, quando lasciò Agra, l'ashram del suo maestro, andò nel nord dell'India. Il maestro gli inviò una governante, Bibi Rucco, che si prese cura di lui. Era celibe e meditava stando dentro una specie di grotta che si era scavato. Ma sono rare le anime, appunto, che possono trascorrere tanto tempo al servizio del Maestro. Ma c'è un segreto che è ancora più grande. Ogni volta che noi ci leviamo al nostro terzo occhio, siamo infallibilmente in contatto con Lui. È quella che è chiamata ricettività. Possiamo essere al di là dei mari e essere contemporaneamente sempre accanto al Maestro. Quando rientrai in India, dopo il trapasso del Maestro,
Era già stato fatto il funerale, era già stato arso sul rogo, come avviene appunto là in India. Adesso la cremazione si va sempre più diffondendo, anche qui in Occidente, perché naturalmente c'è molto caldo, specialmente in agosto, quando il maestro lasciò il corpo. E trovai tutti i suoi, diciamo, collaboratori indiani dell'ashram, che erano precipitati nella più cupa disperazione. C'era gente che non mangiava da giorni, erano magri come acciughe veramente. Perché? Perché erano abituati ad avere sempre la vicinanza fisica del maestro. Noi qui in Occidente invece sentimmo di meno questa separazione perché avevamo sviluppato la ricettività. Sentivamo la presenza del maestro anche se era distanti. Quindi sono fortunati quelli che svolgono qualche compito per il maestro, che più o meno periodicamente, per periodi più o meno lunghi, sono accanto a lui fisicamente, però sono altrettanto fortunati quelli che riescono a sviluppare questa qualità veramente eccelsa dell'autentico discepolo. Se sviluppate questa qualità, il maestro vi farà visita anche a casa vostra. Ma naturalmente anche queste anime che possono vederlo anche proprio nella sua forma radiante, non sono anime privilegiate anche quelle, ma la sua luce è già la manifestazione del maestro. Quindi Dio si manifesta anche in altre forme, non solo come luce, come suono. Non solo il maestro appare nella sua forma radiante, ma Dio è amore, gioia, conoscenza. Quando noi proviamo dentro di noi questo amore che ci avvolge, no? Questa pace, questa gioia intensa, no? È già una manifestazione di Dio. Così la luce di Dio è sempre accompagnata, deve essere sempre accompagnata, diceva Santa Caterina da Siena, da due caratteristiche. Quando vediamo Dio che si manifesta con la sua luce, quando il Maestro ci dà questa benedizione attraverso la luce divina, devono rimanere in noi due cose importanti. La prima cosa è l'amore, perché Dio è un oceano d'amore che avvolge l'intero creato. La seconda cosa è l'umiltà, perché di fronte alla luce divina dobbiamo sentirci come una piccola goccia del grande oceano della divinità. E un'altra cosa, naturalmente, arriva anche inseparabile, è una beatitudine interiore, senso di pace, di tranquillità, di assenza di desideri, perché
attraverso la meditazione possiamo appagare il nostro desiderio più grande, il desiderio più grande del nostro spirito, diventare gradualmente una sola cosa con Dio. Quando abbiamo realizzato questo, tutti gli altri desideri fuggono a gambe levate. Cos'altro possiamo realizzare? Così la via spirituale ci rende coscienti delle vere ricchezze di questa vita che dobbiamo perseguire e ci pone sotto la protezione del potere di Maestro, che non è il corpo del Maestro, è un potere onnipervadente. Attraverso la ripetizione dei nomi divini noi abbiamo sempre il Maestro coscientemente accanto a noi, che ci dà ogni possibile protezione. Il Simran dei nomi divini spiana anche la via verso la meta. È un lascia passare. C'era il rappresentante del Maestro dell'America, diceva: "It is a mantra first class", è un mantra di prima classe, non ce ne sono altri paragonabili. In America c'è la posta, no? First class mail, è la posta che viaggia più velocemente, viaggiava più velocemente. E adesso c'è internet che è istantanea, ma una volta c'erano i postini, no? Che partivano. Così questo mantra è un mantra di prima classe, perché apre tutte le porte dei segreti del creato.